Buondì! Oggi siamo partiti alla grande stamattina, sveglia presto, dai andiamo in orto, facciamo la prima semina ufficiale nell'orto 2026. Ritorna fiuco. Come si dice in piemontese? Fagli un po' vedere Nina l'orto 2026, che stato è? L'orto 2026, andiamo a vedere. Non so se si vede laggiù. Va bene, non ci allarmiamo, proseguiamo con le semine nel nostro semenzaio. Prima di procedere però oggi vi faccio vedere cosa c'è dentro questo pacchetto. Questo è il nostro ordine annuale di sementi. Oggi parliamo di sementi perché me l'avete chiesto in tantissimi di parlarvi dove comprate i semi, dove ve li procurate, che tipo di semi usate. Oggi parliamo di questo. Noi cerchiamo di autoprodurci tantissimi dei semi che utilizziamo. Quello che non riusciamo ce lo procuriamo da fuori, ma ce lo procuriamo in maniera veramente molto ricercata, molto selezionata. In parte quest'anno abbiamo scambiato con i ragazzi dell'orto Entelechia, come vi abbiamo già fatto vedere. Il resto che ci mancava l'abbiamo acquistato da Bioseme. Adesso vi raccontiamo chi è Bioseme. Dunque, i pilastri fondamentali sulla quale si basa tutta la filosofia di Bioseme sono la riproducibilità dei semi, quindi la non brevettabilità dei semi. Questo può avvenire ovviamente soltanto in ambiente completamente biologico. Tutti questi semi provengono da agricoltura biologica. Per avere una sovranità alimentare, per mantenere una sovranità alimentare su questo pianeta è veramente fondamentale e indispensabile fare questo lavoro di selezione dei semi da agricoltura biologica e del divulgarli e distribuirli e venderli anche comunque, ma in maniera riproducibile. Nessuno di questi semi è F1, nessuno di questi semi è brevettato. Questo è veramente importante. Ormai a tantissime persone che fanno l'orto questo sfugge di mano, scappa di mente, di fare attenzione, di procurarsi dei semi che siano riproducibili. Noi da qualsiasi di queste buste potremmo riprodurci i nostri semi per il prossimo anno. Questa è la filosofia di Bioseme ed è per quello che noi tutti gli acquisti delle sementi che ci mancano le facciamo da loro, sempre, ogni anno, da tantissimi anni. Sono sementi di varietà che noi abbiamo già testato negli anni. Abbiamo preso piselli, noi mettiamo questi che sono i Douce Provence e sono piselli nani, non rampicanti. Fanno dei piselli buonissimi, dolcissimi. E poi abbiamo preso le carote Berlicum, per noi super fondamentali le carote, e con questa varietà qua ci siamo sempre trovati bene. Ora in questo caso le carote abbiamo preso la busta da 50 grammi. Loro sul sito hanno tantissimi formati, addirittura hanno anche sacchi proprio grandi, quindi per chi coltiva magari campi di verdure. Ci hanno offerto anche questa possibilità gigante di avere un codice sconto per voi del 15% sul primo acquisto, che potete ottenere scrivendo girasole nella casella dedicata. Vi lasciamo una foto qui. Noi abbiamo preso, oltre a piselli, fave e carote, anche zucchine, un po' di valeriana, un po' di sedano, prezzemolo, dei cavoli. La cosa interessante, ci sono delle schede molto dettagliate anche sulle modalità di semina, di raccolto, la varietà, il ciclo insomma della pianta intero. Ci sono delle schede tecniche per ogni varietà che sono veramente utili anche per capire quali sementi è meglio scegliere a seconda delle condizioni climatiche, insomma di tutti i fattori che ci sono. Abbiamo preso i porri, che abbiamo seminato questa varietà qua di porri che si chiama Lungo della Riviera. L'anno scorso ci siamo trovati benissimo, avevamo dei porri splendidi. Ok, eccoci di nuovo qua nel nostro semenzaio domestico che vi abbiamo già fatto vedere nel video quando l'abbiamo allestito. Guardate le cipolle, che meraviglia, come stanno venendo su bene. Queste sono le cipolle di Alife, guardate che meraviglia. Sta cominciando a germogliare anche la camomilla. Qui ci sono altre cipolle, le insalate stanno germogliando. Qui abbiamo i primi peperoni, che abbiamo iniziato anche le operazioni con il tappetino riscaldato, che adesso sta portando 24 gradi.
infatti la terra è tiepida, speriamo che germoglino a breve. Sì, ma ne ho già sbirciato uno, devo dire. Stanno germogliando? Sì, uno l'ho sbirciato. Benissimo. Stiamo già facendo un'operazione preliminare, ovvero queste cipolle che sono già belle alte così, ogni giorno cominciamo a metterle fuori nel nostro semenzaio esterno. Questo qua in casa è proprio solo un tavolo di germinazione. Dopodiché, appena ci sono i requisiti, tac, spostiamo fuori nel semenzaio quello che è comunque coperto, protetto, ma fuori. Oggi il tetto è coperto di neve, quindi non prenderanno tanta luce, però lo facciamo per tante cose, per abituarli sia alla luce esterna, ma anche alla temperatura, insomma, al fatto che ci sono variazioni di temperatura, di luce, prima di lasciarle fuori definitivamente. Le stiamo mettendo sul tavolone che abbiamo allestito, che devo dire sono veramente soddisfatta, e ci sta tantissima roba, in più ne metteremo un altro uguale di là. Quindi insomma quest'anno siamo ben organizzati. Qui ci sono le valerianelle che crescono, sono già cresciute abbastanza. Oggi magari diamo una bagnata. Le canaste, qui ci sono delle belle biete che avevamo fatto da seme che stanno ricacciando. Adesso seminiamo i cappucci precoci, vi faccio vedere i semi. La semente è questa. Copenhagen Market 2 è una varietà precoce perché qui da noi i cavoli vengono molto bene d'estate. Prepariamo un letto di semina e poi facciamo 4 file già a buchetti in maniera che abbiano un po' di spazio ciascuna piantina, e poi facciamo anche un plateau di lattughe che è già la seconda semina, le prime sono già un po' germogliate, però noi di lattughe facciamo una semina ogni luna, quindi praticamente una semina al mese, in maniera da averle ciclicamente durante tutto l'anno. Un plateau così verranno circa 20-25 piantini di cavoli, questo sarà il primo turno. Facciamo una semina invece più avanti dove mettiamo tutti gli altri cavoli che raccogliamo poi fine estate, inizio autunno, quindi settembre, ottobre, novembre, e lì mettiamo anche un po' di verze, il cavolo nero e qualche cavolo da fiore, da testa. Una cosa che ci piace fare, proprio che l'abbiamo presa un po' come una regola, è seminare sempre abbondantemente. Ci sono delle coltivazioni che facciamo in maniera più abbondante perché vendiamo anche il prodotto, e sono le coltivazioni che ci vengono meglio sia per il luogo, perché magari lo permette, sia per il tipo di lavoro magari che c'è da farci. Non so, per esempio le patate, certi legumi, il mais, sono tutte cose che noi... L'aglio, le cipolle, sono tutte cose che noi mettiamo in grandi quantità e che vendiamo. Poi ci sono tutta un'altra serie di colture invece che noi facciamo per noi, per autoconsumo, sempre facendo comunque piantini abbondanti, quindi sempre con la priorità di mettere tanto, però sono colture che magari richiedono più cure, più attenzioni, o sono comunque più delicate, magari meno resistenti ai fattori ambientali. Quelle colture lì, quando si riesce a produrre bene, produciamo anche lì eccedenze da vendere, altrimenti abbiamo quello che serve a noi. Non si può dire che siamo un'attività agricola che si sostiene soltanto grazie alla produzione di ortaggi, però questa attività è complementare alla produzione di formaggi e alla produzione di video su YouTube e a tutte le altre attività che facciamo qui, e tutto insieme contribuisce a creare il nostro sostentamento. Guardate l'orto in cui oggi dovevamo seminare le fave. Nita pura. Qui era dove andavano le fave, dove andavano messe giù oggi, ma direi che rimandiamo perché adesso sono sabbie mobili praticamente. Andiamo a vedere aglio e cipolle. Ci sono tutti gli agli che spuntano dalla neve.
sono quasi tutti germogliati e bucano la neve. Queste sono le 3 file di aglie e cipolle da 50 metri e diciamo che si vede chiaramente adesso a cosa serve metterle sui cumuli rialzati, perché loro praticamente stando in alto, l'acqua si convoglia tutta nei 2 solchi centrali e l'aiuola rimane, l'acqua drena subito e loro non ristagnano. Sono le uniche colture che quest'anno metteremo su cumuli rialzati, ma anche perché sono le uniche che passano tutto l'inverno in campo, e con tutta la neve e l'acqua che è scesa quest'anno, per fortuna direi che li abbiamo messi così e siamo contenti. L'aglio è praticamente tutto fuori. Per la semina delle fave e i piselli siamo costretti a rimandare, quindi ci vediamo tra qualche giorno. Nel frattempo facciamo un bel raccolto di spinaci, adesso vi faccio vedere la serra. Questo è il nostro paradiso verde che rimane così tutto l'inverno. Qui abbiamo già fatto tantissimi raccolti di spinaci, li portiamo via a cassette, ne abbiamo anche venduti tanti. Questa serra è veramente una risorsa per noi gigantesca, oltre che a darci tutto quello di cui noi necessitiamo di verde per la stagione invernale, quindi insalate, lattughe, rucole, di tutto. Nel frattempo vi ricordo di utilizzate questo sconto che ci hanno gentilmente offerto i ragazzi di Bioseme, e un 15% sul primo ordine non è poco. Adesso siamo a inizio stagione, se avete bisogno di sementi invece che comprarle qua e là e magari senza sapere l'origine di questi semi e le caratteristiche di questi semi, qui andate a botta sicura. Io lo sapete che ormai quando vi consiglio qualcosa è perché lo uso io da tantissimi anni e so che è veramente roba di qualità. Tutti semi di origine biologica, tutti semi raccolti e conservati a impollinazione aperta, tutto mirato veramente all'unica finalità, quella di avere sementi riproducibili da tutti, non creare un sistema a circuito chiuso nel quale le civiltà contadine dipendono continuamente dalle ditte sementiere o da chi produce le piantine. In questo modo, comprando semi di questo genere, ognuno ogni anno può conservarsi i propri semi. Quindi ben vengano le aziende che utilizzano ancora questa filosofia di conservare, raccogliere e divulgare sementi di questa qualità. Tanto di cappello a Bioseme e a tutti quelli che fanno un lavoro di questo genere. Ormai fate attenzione perché nelle agrarie ci sono quasi esclusivamente piantine tutte F1, in tanti casi si trovano sementi che sono ibridi, che sono brevettati. Oggi tante persone, tante anche aziende agricole scelgono di fare questo compromesso, utilizzare queste piante, questi sementi, perché hanno dei vantaggi ovviamente, magari a volte producono di più, a volte sono più resistenti a determinate malattie, per cui io non è che mi schiero contro, però allo stesso tempo il giorno che c'è solo più quella roba lì in commercio noi siamo spacciati, perché dipendiamo al 100% da qualcuno che ci deve vendere o le piantine o le sementi. In questo modo, scegliendo accuratamente i semi, è un gesto di libertà. Se hai in mano i tuoi semi, hai in mano il tuo cibo, hai in mano il tuo futuro, e per me questa è veramente una regola che io applico da tantissimi anni. Non mi sento in nessun modo di fare il compromesso di produrre di più e usare sementi brevettate, oppure avere sementi più resistenti e usare sementi brevettate. Preferisco fare la mia partita a scacchi con la natura, qualcosa lo raccolgo, qualcosa lo perdo, però utilizzo sementi di questa qualità. Con questo vi saluto, anche Nina credo che abbia voglia di salutarvi. Arvezze. Arvezze.